Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Twister Android. Io sono Michele ed oggi andremo a recensire un nuovo gimbal per smartphone, lo Smart XR, realizzato da Ochuan. Spero di averlo detto correttamente, non me ne voglia l'azienda. L'azienda cinese che in poco tempo si è piazzata tra i primi 10 produttori di gimbal in Cina e che ha cercato di differenziarsi dalla concorrenza realizzando un buon prodotto, con quel quid in più, merito soprattutto delle funzioni indotte allo stabilizzatore. Per coloro che ancora non hanno sentito parlare di Ochuan, gli basti sapere che è un nuovo brand fondato nel 2018, ma solo l'anno successivo, ovvero nel 2019, ha dato vita al suo primo prodotto, lo Smart S1. Di sicuro uno dei migliori gimbal presenti sul mercato come il Freotech Vlog Pocket 2, di cui vi ho parlato. Se vi siete persi il video vi lascio il badge qui in alto per vederlo. Prima di iniziare vi ricordo di mettere un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdere i nuovi video in uscita. Lo Smart XR, come potete vedere, è un piccolo gimbal da portare sempre con sé, dalla fattezza estetica diversa da tutti gli altri in commercio. Non presenta la classica impugnatura ergonomica, ma un cilindro rivestito in gomma per garantire un maggior grip all'utente. Sulla parte centrale trova posto un mini display che ci fornirà le indicazioni visive non solo sulla modalità in cui si trova il gimbal, ma anche della sua ricarica residua, oltre ad informarvi di eventuali aggiornamenti in vista. Poco più in basso vi sono il joystick per orientare il gimbal, il tasto per scattare foto o avviare video, il tasto per impostare le diverse modalità di ripresa e il pulsante di accensione e spegnimento. A mio avviso i tre pulsanti, proprio a voler essere proprio pignoli, un po' di gioco classico, ma niente che possa compromettere le loro funzionalità. Il joystick assolve pienamente al suo compito. Sul lato sinistro è posizionata la rotellina per lo zoom manuale, ben smorzata, e il cursore per lo zoom, che ha evidenziato un leggero ritardo nell'azione, mentre su quello destro è collocata la porta USB Type-C per la ricarica dello stabilizzatore. Nella parte inferiore troviamo il foro filettato da un quarto di pollice per abbinare il treppiede, in dotazione allo Smart XR ad un 3P, che fa anche da coperchio alla batteria. Quest'ultimo è realizzato in alluminio, provvisto di un gancio per tenere ben saldo il gimbal con il classico laccetto da trasporto, che personalmente non uso per abitudine. Una delle peculiarità più interessanti dello Smart XR è la batteria rimovibile, un plus ultra, niente male, che consente all'utilizzatore di disporre di una carica infinita grazie alla possibilità di poterla sostituire in caso di bisogno. La batteria indotta agli ioni di litio da 18.650 mAh consente un utilizzo di circa 8 ore con uno smartphone ben bilanciato ed impiega circa 2 ore e 40 minuti per raggiungere la piena potenza. Lo Smart XR arriva in una semplice scatola che mostra il contenuto al suo interno, sia sul fronte che lateralmente a sinistra, mentre sul lato corto vi è la scritta Just Look ad indicare che il gimbal sia adorabile. All'interno della confezione trovano posto, oltre chiaramente al gimbal, un manuale di istruzioni in diverse lingue, una pratica custodia in stoffa per riporlo dopo l'uso o per trasportarlo a riparo dalla polvere, un cavo USB Type-C, un laccio per tenere ben saldo il gimbal, un mini treppiede per appoggiare il gimbal su di una base. Quest'ultimo mi ha regalato una piacevolissima sensazione di essere abbastanza robusto, ma al contempo leggerissimo, utile soprattutto durante i timelapse, sia quelli in movimento che statici, oltre a fornire una migliore presa allo Smart XR. Lo Smart XR targato Ochuan è realizzato con materiale plastico di buona qualità che regala una gradevole sensazione al tatto, merito soprattutto della finitura in gomma molto chic presente sulla parte centrale del gimbal, che assicura un miglior grip. Smart XR è composto da una clip in cui inserire il telefono provvista di una porta del tipo micro USB sulla parte superiore per ricaricare il nostro smartphone e un braccio che può essere bloccato nella parte frontale. Il fissaggio dello smartphone al gimbal avviene tramite il classico sistema a molla ed è in grado di accogliere dispositivi mobili di svariate dimensioni. Il produttore consiglia di utilizzare smartphone con una larghezza compresa tra i 55 e i 90 mm. Le dimensioni del gimbal sono pari a 154x112x68 mm quando è chiuso, mentre da aperto misura 236x112 per 68 mm. Il peso è di soli 250 grammi senza la batteria, mentre raggiunge i 350 grammi con la batteria in dotazione. Una volta sbloccati gli assi possiamo inserire il nostro smartphone. Basterà semplicemente farlo scorrere leggermente nel suo alloggio per bilanciarlo al meglio. Dopo aver trovato la posizione più adeguata possiamo accenderlo e iniziare a filmare. I movimenti del motore sono abbastanza fluidi e assolutamente silenziosi, come ci si aspetta da un prodotto del genere.
Dopo avervi dato una piccola infarinatura tecnica è arrivato il momento tanto atteso, ovvero una rapida carrellata dei comandi presenti sull'impugnatura dello Smart XR. Come accennato poco fa, sull'impugnatura del gimbal vi è il joystick che ci consente di far compiere allo stabilizzatore i diversi movimenti in tutte le direzioni. Il joystick non solo assolve alla sua classica funzione, ma è al contempo anche un pulsante che, se premuto, consente di passare da una modalità all'altra. La prima modalità operativa dello Smart XR della Auchan è PF, ovvero Pan Follow. Lo smartphone ruoterà solo sul suo asse verticale, seguendo la rotazione del nostro polso, mentre rollio e inclinazione sono fissi. Pigiando ancora una volta passeremo in modalità F, ovvero Full Follow. Il gimbal segue qualsiasi movimento del polso dall'alto verso il basso e viceversa, e nelle rotazioni verticali. Selezionando ancora una volta il joystick attiveremo la modalità L, ossia Full Lock. La camera mantiene sempre la sua direzione e tutti i movimenti sono bloccati. Un altro tap ci troveremo in POV, ovvero Point of View. Il gimbal seguirà tutti i nostri movimenti. Premendo 3 volte il joystick avvieremo la modalità Inception Mode e il gimbal si posizionerà in automatico in una posizione, dopodiché comincerà a ruotare lentamente e mentre fa questo movimento potremo andare ad avvicinarci o allontanarci dal soggetto per creare il famoso effetto visto nei film. Poco più giù vi è il pulsante di accensione che con una pressione prolungata accende o spegne lo smartphone XR. Se premuto una volta in modo breve si passa dalla modalità Landscape a quella Portrait e viceversa. Il pulsante rosso serve ovviamente per far partire la registrazione. Una doppia pressione del tasto Move, ovvero il tasto M, consente di passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore, mentre con un tap sul pulsante M andremo in modalità manuale, che ci permetterà di avere il pieno controllo del gimbal Auchan grazie alla rotellina che ci offre la possibilità di regolare come più ci aggrada i vari parametri presenti, mentre con il tasto M andremo a modificare il view, lo shutter, il tempo di esposizione, l'ISO, il bilanciamento del bianco, il manual focus e lo zoom che potremo regolare tramite lo slide presente al lato. Ovviamente si tratta di uno zoom digitale. Inoltre vi sono anche funzioni da edite principianti, ma non solo, per creare dei video mozzafiato, come l'amatissima Inception Mode. Come già tutte le funzioni descritte sono utilizzabili solo nell'applicazione prioritaria AC Play, tranne quelle avviabili tramite la pressione del pulsante presente sul joystick, che saranno fruibili senza alcun bisogno di utilizzare l'applicazione. Una qualità molto interessante perché, oltre a permetterci di utilizzare l'applicazione fotocamera prioritaria del nostro smartphone, che di norma è dotata di qualche funzione in più sui dispositivi Android, consentendo all'utente di poter adoperare anche applicazioni di terze parti, come ad esempio Filmic Pro, una delle più utilizzate dai videomaker. Inoltre con AC Play potremo non solo tracciare gli oggetti selezionando il rettangolino per delimitare l'oggetto da inseguire, ma anche il tracking del volto, che ha sempre funzionato come si deve durante i nostri test. Altra funzione che mi è piaciuto particolarmente in AC Play è la possibilità di utilizzare le gesture control per avviare la registrazione. È possibile utilizzare lo Smart XR anche per fare riprese sottosopra, per realizzare riprese davvero molto creative ruotando nel modo corretto il gimbal. Con AC Play potete filmare video fino a 4K a 60 fps senza preoccuparvi del limite di tempo, utilizzando entrambe le fotocamere del vostro smartphone. Altra funzione degna di nota presente in AC Play è il Motion Time Lapse, che è possibile adoperare anche con un movimento di rotazione. Per testare il gimbal ho utilizzato il mio Xiaomi Redmi Note 5 Pro, un medio di gamma che manca di qualsiasi sorta di stabilizzazione. Il mezzo ideale per poter testare a fondo il gimbal e carpire tutti i suoi limiti. Ora facciamo una puntatina in esterna e andiamo a vedere come si comporta con la stabilizzazione nella realtà. Eccoci qua per fare alcune prove dimostrative e per l'occasione ho aggiunto al gimbal una piccola staffa sulla quale ho montato l'Action Cam della SJ Cam, ovvero l'SJ6 Legend, che registrerà senza il Rock Steady abilitato, in modo da poter vedere la stabilizzazione del gimbal comparato a un filmato non stabilizzato. Tutti i filmati ovviamente saranno fatti con l'applicazione AC Play. Nell'ordine farò una camminata normale, una corsa e il famoso Ninja Walk.
cosa mi è piaciuto? Ottimo grip, facile da usare, l'app è per lo più stabile e ben progettata, la stabilizzazione è fluida, soprattutto quando si attiva la modalità anti-cheat. Cosa non mi è piaciuto? Difficile aggiungere filtri e obiettivi aggiuntivi, il manuale di istruzione è quasi inutile. Le riprese di ritratto possono finire per filmare il braccio del gimbal. Smart XR, il gimbal di casa Auchan, è uno stabilizzatore pregevole, compatto e trasportabile, con un peso piuma, dedito non solo ai vlogger per cui è espressamente progettato, ma anche per coloro che vogliono dare un po' di brio nelle riprese col proprio smartphone, oltre ad offrire delle funzioni extra che non guastano mai. Durante i nostri test si è rivelato sempre pronto in ogni situazione. Il plus ultra dello Smart XR sono il piccolo display che ci ricorda la modalità impostata, ma non solo, è l'app AC Play che ci è piaciuta perché è molto completa. Dopo averlo ripetutamente utilizzato per diverso tempo, possiamo comprendere appieno perché si sia classificato come uno dei migliori gimbal del 2020. È possibile acquistarlo non solo sui grandi store come Amazon, ma anche sul sito ufficiale Auchan che gode della spedizione veloce FedEx. Con quest'ultimo potrebbero essere addebitate le spese per lo sdoganamento. In descrizione vi lascio il link per acquistare. Credo di avervi raccontato tutto quello che c'era da sapere riguardo allo Smart XR, ma se avete dei dubbi o domande o semplicemente volete togliervi delle curiosità non dovete far altro che lasciarmi un commento nella descrizione del video e io vi risponderò quanto prima. Adesso ragazzi tocca a voi, vi chiedo un grandissimo supporto con un like a questo video. Condividetelo con i vostri amici se ne avete voglia. Se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Il modo migliore per sostenerci è poter offrire contenuti sempre più interessanti. Grazie di cuore per aver visto il video, non perdetevi il prossimo. Ciao!